utilizzato per questo corso un distributore automatico di cibo per animali, cani e gatti, e l'idea mi è venuta dall'esigenza che hanno la maggior parte delle persone che hanno un animale domestico, poiché passano molto tempo fuori casa, e questo invece permette alle persone, anche nel momento in cui non si trovano in casa, di poter dare del cibo ai loro animali. Questo è un microcontrollore e questa è la scheda Wi-Fi che permette di accedere alla rete di casa per creare un'interfaccia web dalla quale si può accedere da qualsiasi dispositivo. Questo è il motore ed è legato al microcontrollore tramite questi cavi e ha un impulso che si può dare appunto dall'interfaccia web che abbiamo creato, e arriva un segnale che permette dal microcontrollore al motore di aprire questa porta, così. Allora, qui ci sono le variabili globali, tra cui ad esempio il nome del wifi e la password. Poi segue il codice HTML della pagina web e la seguente struttura. Poi vi è il void handle porta e il void handle root qui sopra. Questo manda la pagina web all'utente, mentre il void handle porta manda l'impulso alla porta. Qui c'è il codice del void setup che collega il microcontrollore alla rete di casa. Poi segue il void loop, che è il codice relativo all'impulso dell'utente. Aspetta quindi l'impulso dell'utente per poter funzionare. Al progetto potrei aggiungere la parte di automazione, diciamo, ossia la porta di questo distributore automatico si apre a un impulso che viene dato appunto dalla persona che gestisce il funzionamento del distributore, e mi sarebbe piaciuto però che questo avvenisse in maniera autonoma, ossia che a ogni intervallo di tempo, a ogni orario specifico stabilito da me, questa porta si aprisse da sola senza che appunto dovesse ricevere un impulso. Da questo corso ho imparato molte cose, non soltanto dal punto di vista di competenze tecniche di cui io non avevo delle grandi basi, ma anche dal punto di vista appunto della gestione del lavoro. Mi è piaciuto molto lavorare con altre persone e il livello dei partecipanti era molto diverso, c'erano persone più esperte, altre meno esperte, e quindi c'è stato uno scambio di conoscenze in maniera non formale che ha reso il corso molto più interessante. Eravamo sì guidati ma anche molto autonomi in questo, avevamo la possibilità di sperimentare, sbagliare e riprovare più volte per poi arrivare al risultato finale. I trainer ci hanno guidato e aiutato in questo, ma è stato molto costruttivo avere la possibilità di sperimentarlo da soli per acquisire veramente nuove competenze in maniera autonoma.